Ciao a tutte, oggi un video di spiegazione per una di voi che mi ha scritto in un commento se potevo far vedere come si assembla la testa perché nel video non aveva capito bene. Io volentieri ti accontento. Ne approfitto anche per dare le misure della testa perché ieri, perdonatemi, ho dimenticato di darle. Allora, questo è il cartamodello che dovete ritagliare. Ricordo per chi magari avesse perso ieri il video tutorial del piccolo orsetto, giù metterò sempre nella descrizione del video il link che vi porterà al tutorial e anche al cartamodello. Dovete ritagliare, deve ritagliare la sagoma della testa, perché su carta modello troverà l'indicazione testa per 2 significa 2 tessuti e la sagoma che va ritagliata. In questa sagoma troverà la scritta cucire solo su un lato. Questo invece è il dietro della testa. Questo lato e questo lato sono identici, però adesso le farò vedere come va cucito la parte del dietro della testa. Va cucito o di qua, ma va cucito comunque solo sul lato. E di questi ci vorranno sempre 2 tessuti. Anche qui troverà l'indicazione dove va cucito, però è indifferente, ripeto, si può cucire anche sull'altro lato, non ha importanza perché i due lati sono identici, quindi o questo o questo. Adesso do le misure. Allora, il davanti della testa qui ha una sporgenza, questo sarà il musetto, quindi è il profilo dell'orsetto. L'altezza è di 6 cm, 6 centimetri e mezzo, e dal musetto a qui, quindi la larghezza massima è di quasi 5 centimetri. Questo ha la stessa altezza di questa della testa davanti, quindi 6 centimetri e mezzo, e la larghezza massima è di quasi 4 centimetri, 3 centimetri e mezzo e qualcosina, ecco, diciamo così. La parte di sotto è di 2 centimetri, mentre questa è di 1 centimetro quasi e mezzo. Allora, iniziamo. La parte davanti della testa: ritagli il cartamodello, prende i 2 tessuti con cui vuole realizzare il suo orsetto e mette dritto col dritto, poi prende la sagoma, va a disegnare tutto il contorno della testa. Io lo farò col gessetto perché qui mi viene male con la penna cancellabile. Quindi una volta disegnata la sagoma, questa è la sagoma del davanti della testa, prendo il tessuto e metto dritto con dritto. La sagoma l'ho disegnata sul rovescio. Adesso fermo per bene con gli spilli, io ne metto uno ma va fermato per bene con gli spilli, e a questo punto bisogna andare a cucire dove è indicato su carta modello per quanto riguarda il davanti della testa. Il davanti della testa va cucito dove c'è il profilo dell'orsetto, quindi bloccate il punto e si va a cucire fino a qui e si blocca il punto. Questa parte non va cucita, almeno per ora, quindi si va a cucire con un punto dritto, lunghezza punto 2,5. Un passo alla volta vado a cucire la testa, così magari capite meglio. Quindi blocchi il punto. Come potete vedere, io ho cucito solo sul profilo dove c'è quella sporgenza, qui non ho cucito. A questo punto cosa faccio? Io vado a distanziarmi da dove ho cucito di qualche millimetro e tolgo l'eccesso. Qui tolgo l'eccesso. Qui dove è rimasto il segno della sagoma non vado a ritagliare sul disegno della sagoma, ma lascio un po' di margine in più di tessuto, in questa maniera. A questo punto porto sul dritto
e questo è il davanti dell'orsetto, questo qui. Adesso vado a cucire nello stesso identico modo il dietro della testa, quindi prendo sempre due tessuti, vado a disegnarmi la sagoma sul rovescio del tessuto. Una volta disegnata la sagoma sul rovescio del tessuto, prendo l'altro tessuto e metto dritto col dritto, fermo sempre con uno spillo. Adesso bisogna andare a cucire su uno dei due lati, è indifferente o qui, ma soltanto su uno, perché i due lati sono identici, quindi io posso andare a cucire o qui, ma solo sul lato. Quindi lunghezza punto 2,5, vado a cucire e vado ad assemblare così il dietro della testa al davanti dell'orsetto, al davanti della testa. Quindi blocco il punto e questa è la cucitura fatta. Adesso vado a togliere dove ho cucito l'eccesso del tessuto e lascio sempre qualche millimetro di tessuto e tolgo l'eccesso. Qui dove è rimasto aperto taglio e qui dove c'è il disegno della sagoma vado a lasciare sempre un po' di margine in più di tessuto, così. A questo punto questo sarà il dietro della testa dell'orsetto. Adesso andiamo ad assemblare questo a questo. Come si fa? Allora, questo è il davanti dell'orsetto, questo è il cartamodello, lo capite che è il davanti perché si vede la sagoma, quindi non c'è pericolo che cucite al contrario, anche perché sotto vi resterà questo segno qui, invece su no, basta prendere il cartamodello e controllare. Portate il davanti della testa all'interno perché adesso dovete mettere il dritto che è all'interno col dritto del dietro della testa, quindi qui c'è la cucitura centrale e qui c'è la cucitura centrale. Dovete far combaciare queste due cuciture sia del davanti della testa che del dietro, basta così farle combaciare in questo modo, questa con questa. Mettete uno spillo, i tessuti così all'interno saranno dritto con dritto e poi dovete fermare la parte giù, questa che deve rimanere aperta. Io qui metterò due mollettine, una di qua e un'altra di qua. E poi mi fermo tutto il resto. Mettete magari degli spillini di quelli piccoli e sottili e io mi ritroverò così. Questo è il davanti, si vede perché c'è diciamo questa sporgenza che è il musetto e questo è il dietro della testa. Qui qua sotto deve restare aperto, quindi che si fa? Si va e si inizia a cucire a 5 mm dal bordo. Partendo da qui si blocca il punto e si va a fare la cucitura tutta intorno e qui si blocca il punto perché qua sotto deve restare aperto. Adesso vado a cucire a 5 mm dal bordo, 5 mm, lunghezza punto 2,5, inizio da sotto e faccio tutta la cucitura intorno e giù resterà aperto. Blocco il punto e inizio. Blocco e la testa è stata assemblata. Tagliamo questi fili in eccesso
A questo punto magari togliamo qui un po' di tessuto in più e a questo punto da qui che è rimasto aperto si va a risvoltare. Abbiamo formato la testa, tirate per bene fuori le cuciture, qui c'è l'insetto e questo quindi è il davanti della testa, questo è il dietro e questo è il laterale. Adesso per continuare bisogna andare a vedere il tutorial del piccolo ossetto che ho pubblicato ieri. Detto questo, io vi saluto e vi ricordo che giù nella descrizione del video vi posterò il link che vi porterà al tutorial dei piccoli ossetti. Ciao a tutte!